piante. Aspetta che... Oh! Sì, si è a fuoco, ok. Sì! È arrivato il mio fidanzato. Cioè ti stiamo rendendo conto. Ti stai già riprendendo? Sì. È arrivato il mio fidanzato. Lui si chiama Gabriele Tranchina ed è Batman. Lui invece è Stefano Perillo ed è il piccolo Timothy, ossia Robin. Ciao a tutti, io mi chiamo Emanuele e come potete intuire o vedere interpreto il personaggio di Joker, anche se spesso faccio anche altri criminali, sempre nel mondo di Batman, tipo Pinguino. Questo personaggio non si vuole far vedere e la prima domanda sarebbe come ti chiami e che personaggio interpreti. Buongiorno a tutti, io sono James Gordon e interpreto Manuel Gullotta. No, scherzavo! Sono Federica e ho interpretato Anna, ho diretto il corto e l'ho scritto insieme a Giulia. Mi chiamo Giulia Vada e interpreto Harley Quinn. Io ho fatto Guido, di Guido sono molto fiera. Guido. Che Ho scritto un po' insieme alla regista, la nostra regista. Fabio Ferracini, interpreto Bullock. Allora, mi chiamo Vanessa e interpreto Selina Kyle, alias Catwoman, alias Vanessa Jones. Luca Mondaini e interpreto Harvey Dent, Due Facce. Io sono Marco e io interpreto l'enigmista. Un saluto da Giovanni alias Taka. Mi chiamo Marica e interpreto la poliziotta Daisy. Io mi chiamo Laura e interpreto la poliziotta Palma. Sono Manuel Gullotta, interpreto James Gordon e lo Spaventapasseri. Ciao, mi chiamo Bianca Maria Porrini, Bianca Staccato Maria, e interpreto Poison Ivy. Io sono Emanuele e il mio personaggio è Alfred, il maggiordomo. Allora, è stato sicuramente una cosa fantastica, molto impegnativa diciamo, ma per quanto può essere una cosa divertente mi ha istruito parecchio. Beh, è molto bella, è una cosa che è nata dal niente, doveva essere una cosa di pochi minuti fatta per niente, per passare tempo insieme e divertirsi, è diventata una cosa che è stata molto apprezzata e quindi non me l'aspettavo che così tanta gente avrebbe apprezzato il nostro sclero di una sera al McDonald's. Io direi alternativo. Molto divertente, molto divertente. Molto più divertente di quanto immaginassi in realtà. Sì, è stato molto divertente. Molto interessante e divertente sicuramente. È stato Una molto bella divertente. esperienza. Molto bello, interessante, divertente. È stato molto divertente. Divertente! Un aggettivo che sicuro non avete sentito in queste descrizioni. È stato meno ansiogeno di quello che pensassi, non so se devo guardare te. Ho conosciuto più gente simpatica di quello che mi aspettavo, perché tutti quegli uomini nel cast, sai che parte per venuta, d'altronde sono Poison Ivy. E non ho limonato come qualcuno me l'ha promesso che sarebbe potuto succedere. E mi ha insegnato tante cose. Una bella esperienza. Mi ha permesso di conoscere persone nuove di cui non mi posso che rendere felice. E ho avuto modo di lavorare insieme ad altre persone, conoscerle e comunque fare qualcosa che mi piace. È stata una bella esperienza, come gli altri due. Molto impegnativo, però molto soddisfacente. E il più importante a quale io abbia mai lavorato, cioè personalmente intendo a quelli che ho diretto io fino adesso, e mi ha insegnato davvero tante cose, visto che comunque in futuro, visto che voglio fare questo lavoro, dovrei dirigere molte più persone, quindi mi ha aiutato parecchio. Mi è piaciuta anche l'atmosfera che si è creata durante le riprese, magari quando non recitavano mi aiutavano a fare le luci, a riprendere, perché magari io ero in scena e quindi avevo bisogno di qualcuno, mi aiutavano con l'audio, anche a fare il suggeritore, perché magari io volevo concentrarmi un po' di più sulle riprese e allora mettevo qualcuno a suggerire le battute o a controllare che comunque tutto fosse detto nel modo giusto. Tra di noi c'era una bella atmosfera di amicizia e abbiamo lavorato abbastanza bene insieme. Divertente, soprattutto per la gente che ho conosciuto. Mi sono divertito tantissimo con loro. È
stato bellissimo. No, è stato bello, veramente, una bella esperienza. C'è anche chi si è messo lì in 3 minuti e mi ha creato su una coreografia. Grazie Luca e Ga, siete stati fantastici, coreografia perfetta. Cioè si respirava una bella atmosfera, una bella collaborazione, una bella situazione. Mi è piaciuto molto per quello. E poi noi non eravamo amici, cioè non ci conoscevamo prima, quindi è nato tutto così. Immaginavo fosse una cosa molto più seria, poi in realtà era tutto quanto molto più sciallissimo, quindi mi sono divertita un sacco. La cosa più difficile decisamente è stata il freddo. Federica ci ha portato in delle bellissime location che però purtroppo erano veramente fredde ed è decisamente stata quella la cosa più difficile. Cercare di rimanere seri e ricordarsi le battute a memoria. Anche se ho scoperto dei piccoli metodi per ricordarsi le battute, cioè riscriverle a mano in maniera tale che il cervello elabora la tua scrittura e ti fa ricordare più velocemente le parole. Sembra serio. Pensa. Rimanere serio durante le scene o quando succedeva qualcosa di divertente. Stare nuda in un posto dove c'erano forse 6 gradi. Penso che quella sia stata una prova psicofisica piuttosto pesante. Nel secondo episodio c'è tutta la mia scena che comunque con gli altri da recitare non è facile. Per il resto l'ambiente era sereno e quindi particolari difficoltà non ce n'erano. E la gente che arriva in ritardo! Le scene. Tutto. Seriamente per me la cosa più difficile è l'intervista. Perché il copione tanto non lo sapevo, me lo dovevano dire passo passo, quindi non era difficilissimo alla fine. Anche per me l'intervista. Sopportare tutta quella cera in faccia per il trucco, perché dopo un po' iniziava a bruciare e a scaldarsi. La scena del combattimento, anche perché io e Gabriele abbiamo creato quella coreografia in 3 minuti, quindi è stato un po' complicato. Ed è venuta figa comunque. Sì. Vorrei fare un modesto. Caldo. Il caldo, questa volta è il caldo, invece l'altra volta è freddo. Ma io il caldo, freddo. È sicuramente stata recitare con Manuel, perché non stavo seria 3 secondi. Conoscendolo anche personalmente mi continuava da ridere, quindi abbiamo perso tempo anche per questo, perché non ce la si fa. Recitare, perché non sono una cazzo! La cosa più difficile è stata sicuramente stata recitare, perché non sono un attore e quindi ho molte difficoltà e poi ho difficoltà anche a ricordarmi le battute, quindi... Purtroppo nel mio caso è ricordarmi le battute a memoria, perché ho un problema di distrazione. Ogni tanto stare seri perché... Sì. Recitare, perché è difficile da morire. E far combaciare gli impegni di tutti, perché comunque non essendo il nostro lavoro ognuno ha il proprio, quindi c'è chi lavora, c'è chi magari chi studia ancora, c'è chi fa entrambi, c'è chi ha gli esami dell'università, perché noi abbiamo anche persone che vanno ancora alle superiori perché siamo di età miste. La cosa più difficile da fare è rimanere seri e concentrati, soprattutto E mangiare tutte quante le cose che mangi ogni volta, vero? Quanto è difficile. Guarda Bigullo. Ma a dire la verità il mangiare è quello che mi preoccupa meno. Camminare sui tacchi senza laccetto è stato terribile, non sono capace. Riuscire a non sembrare completamente pazza mentre ti chiedevo 500 volte se avevo fatto l'unica cosa che dovevo fare, cioè fare un'espressione facciale, se avevo fatto quell'espressione facciale o completamente un'altra espressione facciale. Questo è il controllo che io ho delle mie emozioni. Magari c'era chi, come ad esempio Vanessa, doveva fare uno stage, doveva andare via per tot mesi, e Emanuele, che viene da Roma, il ragazzo che fa Joker, non poteva venire quei giorni, quindi abbiamo dovuto girare prima le scene di Vanessa, poi quelle di Emanuele e far sì che sembrasse lo stesso giorno, allo stesso momento. Abbiamo girato la scena in cui Serena viene catturata e torturata da Joker, e considerando che non c'era un Joker, che dovevo immaginarmelo, e che non ero veramente legata, dovevo fare tutte quante le cose, insomma è stato abbastanza complicato riuscire a simulare un rapimento, visto che non sono mai stata rapita. Per fortuna. Grazie a Dio. Marvel o DC?
Marvel o DC, non lo so, non li seguo tantissimo. Guardo i film, so chi sono i vari supereroi, però al di là di quello non mi interessa più di tanto. Se proprio devo scegliere direi DC. Sono più per la Marvel che per la DC. Bella domanda, perché a me piacciono entrambe. Comunque la Marvel, perché la Marvel secondo me vince tutto. In realtà preferisco la Marvel, però non ho mai avuto una preferenza. Adesso preferisco Marvel, ma in realtà se mi parli di DC, ne so un po' di meno, ma non mi dispiace. Forse un po' di più Marvel. Ok. Ultimamente DC. Però sono sempre stata anche Marvel. Ultimamente DC perché hanno iniziato a fare finalmente le cose. Le cose. Però va a periodi. Marvel. Marvel. Preferisco supereroi, come si possono chiamare, che non hanno superpoteri, ma che creano un qualcosa per poter poi diventare un supereroe, tipo Batman, tipo Iron Man. Se dovessi guardare il lato cupo e serio, DC. Però Marvel, DC non può competere con Marvel. Ho diretto un corto DC, ma voto Marvel perché è stato un capitolo della mia infanzia. Niente fumetti DC Marvel, ho letto poco, quasi niente di fumetti americani. DC! Marvel. Cosa sono i DC che le Marvel? Chi preferisci? DC. DC. Marvel. Allora, io sono cresciuta leggendo la Marvel, nello specifico il lato X-Men, Wolverine, eccetera, eccetera. Quindi è automaticamente quello che sono più affezionata, perché ci sono letteralmente cresciuta. La mia figura paterna è Wolverine, fate un po' di... Mi astengo. Per una volta mi astengo, oppure DC. Così, perché in questo momento preferisco la DC. DC perché c'è tutta la questione della Lega della Giustizia e dei personaggi che a me piacevano anche quando ero più piccolo. L'unico personaggio della DC che mi piace tantissimo è Batman, seguito da Lanterna Verde, che ha un potere abbastanza divertente. Per il resto tutti gli altri li odio, soprattutto Superman. Superman, se mi stai guardando sappi che ti odio. Sono sempre dalla parte che Venom è l'eroe per eccellenza e Spider-Man è una checca isterica. Bene, fine dell'intervista. Principalmente sì, amo Joker, quindi amo interpretarlo e mi piace ovviamente più fare il Joker che Pinguino. Joker ormai sono 5-6 anni che lo porto, quindi un po' sono più affezionato e penso di calarmici un po' meglio in quei panni. Anche se facendo Pinguino, insomma, mi ha dato anche molte soddisfazioni, perché mi ha dato modo di trasformarmi in qualcosa che non ho mai provato prima. Ma messa alla prova, ecco, diciamo, e quindi io amo le sfide, quindi amo parecchio calarmi in più personaggi. Sì, mi piace, alla fine è un personaggio secondario sulla quale non ho dovuto fare un grande studio del personaggio e sì, va bene, mi piace. Vuoi toccare? Vuoi vedere la luce con me? Oh mio Dio! Altro che temo che mi raffiguri anche nella vita normale. Io seguivo ancora i telefilm del vecchio Batman e Robin, quindi è un po' un'abitudine, un piacere e un'affinità, come detto anche prima, legata alla notte, un po' alla vita che mi piace trascorrere per alcune introspezioni. Che parolone! Hai visto come colto? Non te lo aspettavi? Anche a me piace molto. Non mi personaggio. Tu sei l'unico che puoi dire, perché così posso dire sono Batman. Non puoi dire perché io sono Batman e nessuno ci crederà mai. Invece è vero. Non c'è una scena in particolare che ti è piaciuta? Quando ho ammazzato il Joker sono andato a baciare il gatto. Oh! Allora, a me piacciono tutti e due i miei personaggi. Mi piace tanto Gordon per come agisce, di per sé è un personaggio ben costruito ed è un personaggio molto serio, praticamente ciò che vorrei essere ma non sarò mai. Mentre sfortunatamente sono lo spaventapasseri, una persona che non riesce a essere seria neanche nei momenti
dove bisogna essere seri, sono una persona un po' vivace. Sì, chiaramente, è uno dei miei preferiti, perché è fantastica, gente, prima di tutto è rossa, prima di tutto è bella. Dai, cosa vuoi vedere? Poi non è neanche, non siamo sicuri che quello che sia una B, però sono sul culo di uomini e me praticamente. Solo che me è bella. In questo caso. Guido. No, sì, il mio personaggio mi piace molto, mi è sempre piaciuto tantissimo e il fatto di essere improvvisamente nel primo corto ero bionda, ho pensato finalmente posso farlo come voglio, come è nel fumetto agli inizi, e poi fatto evolvere fino a rosso e nero. Tornare ai Pokémon. Del sui sensi. Sì, si è evoluto. Sì, mi piace il mio personaggio, è stato bello fare Enigma, aveva delle belle battute, ha un bel costume. Forse questa è stata la parte più divertente, fare indossare la parte proprio. Mi è piaciuto tanto girare la scena nel primo episodio in cui noi tutti i cattivi seguiamo Joker nel corridoio, è stata una scena divertente. Sì, mi piace il mio personaggio, cioè lui è molto manipolatore, cioè si sporca poco le mani, quindi riesce un attimino a mettere le persone uno contro l'altro a livello psicologico. Non è uno dei miei cattivi preferiti, però non mi è dispiaciuto, sì, è un personaggio interessante. Catwoman mi è sempre piaciuta, a dire il vero, però sì, Vanessa Johnson è una laida, però insomma, anche Selina è una laida, però fa niente. Preferisci Vanessa Johnson o Catwoman? Catwoman nel suo insieme è figa da morire, mentre Vanessa Johnson è una copertura, quindi è costruita, quindi preferisco, penso, Catwoman. Mi piace e non mi piace perché fa di testa sua, però mi piace la sua decisione, il suo voler essere giusta, anche se in realtà poi è la prima a non esserlo. Quindi forse questo aspetto non mi piace perché non è coerente. Mi somiglia nella follia, no, non solo nella follia, dai, è anche una tenacia che, nonostante tutte le batoste che prenda, specialmente in amore, non si arrende, insomma, va avanti e trova sempre qualcos'altro e qualcun altro da uccidere, salva continuamente cani e cuccioli, e poi mi sento molto vicino a lei perché si slingua Batman. Mi ha divertito di più ovviamente interpretare lo Spaventapasseri, ma mi è piaciuto interpretare di più Gordon. Anche avendo una piccola parte, comunque non ha un carattere specifico, per cui glielo dai un po' più di carattere. Esatto. Quindi è bello anche per quello. Non posso dir di no perché è studiato su di me in realtà, cioè la DC ha creato questo personaggio per me, non perché serviva. Il fatto che mangi in ogni scena, c'è altro che fa Bullock. Essere antipatico con Wayne. Ma non posso essere disgustoso con Wayne. Nel mio caso è un po' pericoloso essere antipatico con Wayne. Beh, è uno psicopatico con dei problemi molto grossi, quindi sì, spero che sia diverso da me, poi non so, ditemi voi. E lui è molto più controllato, è impostato, io sono molto più easy. E diciamo che il lato omicida non ce l'ho. Per fortuna non ancora e non sempre. Salvo alcuni casi. Esatto, salvo alcuni casi specifici. Ecco, io non starei così attaccata a un uomo come fa lei, soffrendo così tanto. Non lo farei mai. È un po' più decisa, cioè almeno come l'ho interpretata io, un po' più decisa rispetto a me, anche se vabbè, per quello che può essere limitato la sua, alla fine è pur sempre un poliziotto, i cattivi sono a livelli e quindi vabbè, timorosi sono timorosi, però sicuramente è più decisa. Sì, no, la stessa cosa vale per me, perché quando entravo nel personaggio, diciamo, la interpretavo un po' più, quindi è una cosa che veniva naturale, diciamo. È molto diversa da me, direi. Diciamo che siamo simili nell'essere decisi, insomma, io se mi prefiggo un obiettivo sicuramente continuo a perseverare finché non l'ho, almeno non ci ho provato, non sono riuscita almeno a raggiungerlo. Se poi non ci riesco non voglio rimpiangere di non averci provato, quindi questo sicuramente è diversa da me, ma mi è piaciuto interpretare un personaggio diverso da me.
Suppongo, credo totalmente, non lo so. Mi trovo molto simile sullo Spaventapasseri per la poca serietà che prende nelle sue azioni, mentre mi trovo molto vicino a Gordon quando si tratta di giustizia, perché sono una persona che va così, non ci sono vie di mezzo, non ci sono scappatoie, la giustizia è la giustizia. Beh, diciamo che non è proprio diverso da me, cioè nel senso alla fine aiutiamo i nostri colleghi, come appunto Taka aiuta Gordon nelle indagini, io sono uno che comunque aiuta le persone, quindi diciamo che questo ci unisce. Beh, ovviamente sia Joker che Pinguino sono completamente diversi da me. Pinguino purtroppo ha l'altezza che mi è uguale, no? Però scherzi a parte, invece di Joker ho un po' la follia, però comunque sono completamente diversi da me, perché io nella vita reale sono una persona molto timida, molto insomma tranquilla, non pazza. Calcolando che il mio personaggio è il giorno e la notte, dipende da quale dei due si parla. Sicuramente il poter dire io sono Batman è una cosa di cui ne vado fiero. Io non sono stato rapito perché ho dei genitori e ho una famiglia. Poi non combatto il crimine e non ammazzo le persone. Bravo. Bravo, mi piace questa risposta. In parte siamo simili. Il fatto della diversità è molto, molto sicuro di sé, cosa che io invece non lo so. Penso una Maria, cazzo, lei è una lei è una ladra, è una ladra, una doppia giochista, ha anche ucciso un paio di persone, quindi siamo molto diverse, io credo. Ci sono tante cose comuni, come ho già accennato. Sono bi, naturalmente. Inizialmente mi stanno un po' sulle palle, ma solo perché sono femminista. Gli uomini femministi mi stanno simpatici. Esistono, lo giuro. Li ho conosciuti, lo giuro. Ma in alcune cose no, lei è una vegana, bio, è un ecoterrorista, io non sono un ecoterrorista, non sono neanche particolarmente ecologica, faccio bene la differenziata, ma è tutta qui. Bevo la Coca-Cola e le bottiglie di plastica. In realtà secondo me assomiglio più ad Harley, perché è più una squilibrata, tendenzialmente riesce ad avere delle reazioni normali ed è anche meno solitaria. Invece Poison Ivy, che è una cosa che io non ho assolutamente, è un lupo solitario, ha la sua amica, invece Harley ha 250 miliardi di amiche e Ivy. Poison Ivy perché sono vegetariano, no scherzo, in verità il mio secondo personaggio, secondo me forte, è Harvey Dent, comunque un personaggio che, come dico, mostra entrambe le personalità. Qui adesso Luca è costretto a dire Gordon. Se devo continuare sul filo degli eroi preferiti, Batman, anche se non mi ci vedo tanto, però Batman anche per le competenze. Non sceglierei un altro personaggio perché va bene comunque Taka, perché comunque appunto è un secondario e non ho avuto molto tempo per approfondire, comunque studiare bene il personaggio e entrare bene nel personaggio, quindi un personaggio secondario secondo me ci stava. Un personaggio principale era troppo impegnativo per me. Io faccio l'enigmista. C'è oltre al tuo personaggio, c'è un altro personaggio del corto che ti piace, che ti sarebbe piaciuto fare? Bullock. Bullock? L'enigmista è forte, l'enigmista qui è stato visto poco, però di per sé è un personaggio Perché Bullock mangia sera. di un certo livello. A me piacerebbe molto l'enigmista perché ho visto che ha un ruolo particolare e quello mi sarebbe piaciuto molto. Direi Due Facce, perché ha un ruolo un po' più importante, ha più dialoghi. Forse il trucco è un po' scomodo, però secondo me ne valeva la pena. No, vorrei fare Harley, ma siccome so perfettamente che non sarei stata in grado neanche sotto minaccia con dei fucili di interpretare Harley, perché ha un sacco di parti, parla un casino, gente no. Se sapessi recitare in un universo alternativo in cui sto recitando, mi dispiacerebbe fare Harley. L'enigmista o l'enigmista per Jim Carrey, perché l'affetto che provo verso l'enigmista di Jim Carrey. Però anche Due Facce, perché Poison Ivy non è proprio nelle mie corde, è un tipo di
personaggio che non mi piace molto, ma non lo sento, non sento che mi appartenga, esatto. Mentre gli uomini di più. Da come si può vedere dai miei capelli mi piace il rosso, quindi sicuramente Poison Ivy. Poison Ivy, quando l'ho vista interpretata da Uma Thurman, mi ha ucciso. Bullock. Bullock. Certo, cazzo mangio tutto il tempo, voglio fare Bullock io. Subito. Poi è Sassy, quindi entrerei subito nella parte, senza battute. C'è Bullock, vero? No, no, dice no. Oddio, sono nudo. Rigiro con la stessa risposta che ha dato lei, per cui Catwoman, però dato che non mi sta bene il vestitino da Catwoman, forse Gordon. Vuole essere me. Cioè, siamo già pronti, vedi? Beh, se devo siamo scegliere- già pronti. Se devo... Guarda, siamo pronti. Siamo pronti. Non era così difficile da fare. Io non faccio così. Senti, rigiriamo tutto, va? È tosta perché ovviamente è sempre un altro cattivo, quindi penso forse enigmista, perché comunque anche quel personaggio mi intriga parecchio. Harley Quinn mi piace come... è una bella tipetta. A me Poison Ivy piace, quindi... Gli attori li ho scelti soprattutto a seconda delle loro capacità recitative. Volevo che fossero espressivi sicuramente, magari anche senza parlare. Non pretendevo degli studi eccezionali, non pretendevo degli studi, in realtà se bastava semplicemente essere spigliati e recitare bene. Ad esempio il Joker è stata una scelta abbastanza difficile perché essendo un progetto a basso costo non potevo permettermi di comprare anche il costume di Joker fatto bene, perché ci sono dei costumi di Joker che costano poco, però erano fatti abbastanza male, quindi speravo di trovare un cosplayer che fosse disposto a recitare e che fosse capace soprattutto, quindi quando poi tra i tanti che ho visto Emanuele mi ha mandato i suoi video è stato molto disponibile, non me l'aspettavo perché comunque è un cosplayer serio che ha vinto molti premi, quindi magari mi aspettavo anche che mi dicesse no guarda ho tante cose da fare, ho tanti progetti ai quali partecipare, perché comunque anche lui fa dei cortometraggi, dirige, recita, quindi non mi aspettavo che mi dicesse di sì, invece mi ha detto di sì e quando mi ha inviato il suo video ho capito che era quello giusto, quindi per lui è andata così. L'aspetto fisico contava. No beh, lei era già folle di suo, quindi ho detto sì, ok, lei Harley Quinn, non c'era. Io avrei voluto fare lei, quindi non c'erano dubbi. Mi sono impuntata su quello. Il resto... Due facce, Luca ce lo vedevo sinceramente. Per alcune cose mi ha anche sorpreso. Soprattutto sì. per le cose del manicomio, quando si è incazzato. Non me l'aspettavo. Chi sono stata tutti questi anni? Chi è? E Manuel perché sì, ok, di persone pirla, però ero sicura che riuscisse a fare anche qualcosa di serio e ce l'ha fatta, direi. Secondo me è stato bravo. Per lo Spaventapasseri non si è neanche dovuto sforzare così tanto. Perché è fuori anche lui di norma, così, di suo. Bianca era lei, cioè il suo spirito da combattente femminista anche rifletteva perfettamente il personaggio di Ivy. Marco esteticamente era perfetto. Marco ci stava esteticamente e anche a livello di l'ha interpretazione. E Fabio ci somigliava anche Fabio a livello era estetico. Fabio ha detto chi c'è che mangia? Ok, Fabio. Però guardo l'orologio, chi c'è che mangia? A Gabriele, sì, allora Gabriele per fare Batman ci serviva qualcuno che fosse grosso. Ok. Avevamo degli alti standard. Abbiamo trovato lui che gioca a football americano e a livello di interpretazione è stato anche bravo. Bravo, sì, lo vedrete. Poi vabbè, serviva un bambino per fare team e... Fortunatamente lei ruba bambini, cioè io rubo bambini, cioè qualcuno ruba bambini, Batman ruba bambini. E siccome io lo conoscevo da quando era piccolo, allora ho preferito prendere un bambino che già conoscevo, perché sennò poi bisognava conoscere prima il bambino, No, poi... prima i genitori, poi il bambino. Esatto, quindi siccome si conosceva già la famiglia del bambino, allora ho detto perfetto, prendiamolo. E Alfred, Alfred noi gli dobbiamo la vita perché grazie a lui... Andate al bar, il Life di Gallarate, Largo Camussi.
Andateci. Per favore, perché è Buonissimo. fantastico. E siccome ci ha sempre ospitato in questo bellissimo posto, abbiamo deciso ristorante di metterlo in questo progetto. Un giorno è venuto a servirci e ha detto tu sei la persona giusta. Vabbè, la Vanessa è un gatto già di suo, quindi era adatta. Cioè inizialmente, come ha detto lei, doveva portare solo un tavolo, poi le cose sono degenerate leggermente anche per la mancanza di gente che ci aiuta, ci vuole bene. Beh, Giovanni Aduca ci serviva un Tito Daka, e visto che Tito Daka è asiatico e comunque il classico asiatico di CSI della scientifica era lui. Scusa, no, abbiamo scelto perché era più grosso di Manu e voleva dare un pugno a Manu. È stata una scena stupenda, mi è piaciuta un sacco, grazie. Vedo Grazie. Marica e Laura? Vari poliziotti, Marica, Laura. Basta, cioè GCPD ha due poliziotti. Femmine perché noi siamo avanti. Allora, Lunga questa. Alberto l'ho scelto perché siccome non potevo far vedere la faccia di Manuel che fa Spaventapasseri perché è già Gordon, mi serviva una persona che facesse lo Spaventapasseri. Siccome conoscevamo anche lui attraverso loro, la loro compagnia eccetera, abbiamo preso così Alberto, vestito da Spaventapasseri, e per favore fai lo Spaventapasseri. Barbara, Mia che ha fatto infermiera. mia povera infermiera. Sì. Scusa. Vai. I cadaveri Rossa. Christopher. Fabio di nuovo. Io. Alberto di nuovo. Laura e Marica. Barbara, che li avete visti in 1000 salse diverse, ma voi non lo sapete. Vai. E poi Anna. Serviva una persona, un amante Anna! Cazzo! Siamo di Gordon. E serviva un amante di Gordon, però non volevamo inserire subito Barbara, e quindi ci siamo inventati una persona a caso. Grazie a voi di cuore per averci seguito per questo anno e mezzo. Chi ci ha seguito? Gli altri 3/4. La passione. È buono qui, è buono qui. Bene, basta. Niente, così. Andiamo a mangiare. Andiamo a mangiare. Il cibo è più importante. Ciao a tutti. E mi sa che mi stanno chiamando che devo andare a fare foto ad altri cadaveri. Ciao. Io ringrazierei anche le persone che ci hanno permesso di essere qui. Quindi tu e io. Un po' di Grazie a egocentrismo. me. Un grazie a noi. Cosa devo fare che non Vuoi fare cosa? non devo fare più? No? Hai già registrato? Sì. È per attirare i camerieri, prendete tutti quanti spunto, si fa così. Ah, ok. Fai così i camerieri arrivano. Perché pensano che stai avendo una crisi epilettica e allora arrivano subito e dici no, voglio soltanto un po' d'acqua, grazie. Sono triste, non ho niente da mangiare, dammi un pezzo di pizza. Un pezzo di pizza. Sayonara! Sayonara! Soprattutto se qualcuno sa dove si trova Vulpix o Charizard, nella serata per favore mette un commento sotto il video, così io lo vado a cercare, non importa se a Palermo io vengo, devo scalare l'Etna, scalo l'Etna. Ciao. È stato un piacere, ma non mi È stato un piacere. È stato un piacere. E ciao, spero che il corto vi piaccia. Cliccate non so dove se metti qualcosa in giro per guardare il corto o gli altri corti e seguiteci. Grazie, ciao a tutti. Ciao a tutti. Grazie a, non mi ricordo come ti chiami, metterò qui sotto il tuo nome perché non me lo ricordo, comunque grazie per le domande perché non erano per niente banali, secondo me hanno anche aiutato chi guarda questi cortometraggi a capire quanto lavoro c'è dietro, anche a capire chi sono le persone dietro questo progetto, e vi chiedo solo di non essere troppo cattivi in generale, non solo con noi, con le persone, perché comunque dietro ogni progetto, anche se fa schifo, c'è tanto lavoro. Dietro questa trilogia ognuno di noi ha donato qualcosa, tra lo staccare dal lavoro subito e correre a recitare, studiare per un esame, quindi o fare una visita, quindi tutti si sono dedicati davvero tanto a questo progetto. Non voglio dire di non far critiche, anzi va benissimo, semplicemente il tono che si usa con le persone, perché comunque
non abbiamo fatto niente a nessuno, non stiamo insultando nessuno, siamo persone che semplicemente hanno voluto partecipare a un progetto, si sono divertite e speriamo di aver divertito qualcuno. Se non abbiamo divertito ci dispiace, se volete dirci perché non vi abbiamo divertito, comunque perché non vi siamo piaciuti, va benissimo. Spero che anche voi vi sentiate parte di questo progetto, perché comunque chi condivide, chi commenta, chi ci chiede ma quando esce il prossimo, chi è venuto alle proiezioni, chi comunque ci sostiene anche a livello morale fa parte di questo progetto, quindi tu che stai guardando fai parte di questo progetto. Detto questo, spero che anche questo extra vi sia piaciuto, che queste interviste vi siano piaciute e al prossimo progetto. Ciao! No. Non drogatevi, non mangiate più carne, siate vegani, go vegan. Ma non eri vegetariano? Scherzavo, fate quel cazzo che volete. Ciao a tutti!